Negli ultimi anni hanno tolto il ban a tantissime carte rotte. Cambiare idea, mostro resuscitato, spolverino dell'arpia, persino Ayata Garasu. Ma Anfora dell'Avidità rimane lì, bannato dal 2005 e non si muove più. Ma perché una carta che fa solamente pescare 2 carte è considerata la carta più pericolosa di tutti i tempi? Sia che tu giochi a Yu-Gi-Oh! Sia che non ci giochi, sei a conoscenza di questo meme. E oggi la Anto Show Stay Over te lo spiega una volta per tutte. Iscriviti, clicca sulla campanellina e pesca 2 carte. L'effetto è di una semplicità devastante, uno degli effetti più corti della storia. 0 costi, 0 setup, 0 restrizioni. Eppure questa cosina da niente è stato il terrore del formato per anni. Analizziamo il perché. Il punto chiave che la gente non capisce è questo: Yu-Gi-Oh! Non ha un sistema di mana. In Magic, in Pokémon, in altri giochi di carte devi pagare qualcosa per utilizzare magie, incantesimi, cose che hanno il potere di darti un beneficio. In Yu-Gi-Oh! Questo non è mai successo. Se peschi Anfora dell'Avidità a turno 1, non hai restrizioni, la puoi utilizzare e generi un vantaggio incredibile. Vai in +1, così dicono quelli bravi, sull'economia delle risorse in maniera gratuita. Avere un accesso sistematico a una carta in più significa più estensioni nelle combo. Hai più carte da mettere sul terreno, più carte che ti aprono le porte ad altre carte. Nel formato attuale avresti la possibilità di avere più trappole a mano nella tua mano. Avresti anche meno probabilità di briccare. Al giorno d'oggi sappiamo bene che la mano giusta tante volte significa vincere al turno 1, perché tu metti sul terreno un tavolo di mostri indistruttibili, devastanti, che negano qualsiasi cosa, non fanno giocare all'avversario e chi si è visto si è visto. Se fosse legale oggi il 99% dei mazzi lo giocherebbe, ma non è questo il punto. Yu-Gi-Oh! Diventerebbe una specie di gioco dove vince chi ha più fortuna. Già è affetto da questo problema, ne abbiamo parlato molte volte, soprattutto nel nostro servizio di formazione per gli abbonati al canale. La Konami vuole quanto più assottigliare il limite tra bravura del giocatore e fortuna. E lo farei anche io. È sempre meglio avere un gioco meritocratico rispetto a un gioco dove vince chi scula prima. Konami lo sa che la gente vuole pescare. Quindi negli anni ha provato a riproporre l'effetto di Anfora dell'Avidità, però con dei malus annessi. Per esempio è uscita Anfora dell'Avarizia: rimetti 5 mostri nel deck dal cimitero, poi peschi 2 carte. È più difficile da utilizzare, richiede che tu abbia dei mostri nel cimitero, ma ti consente di pescare quando stai perdendo. Era forte e fu bandita, e fu rimessa a 3 diversi anni fa. Ma nessuno la gioca. Abbiamo poi Giara della Dicotomia: scegliamo come bersaglio 3 mostri con tipi diversi nel cimitero, li rimischiamo nel deck e peschiamo 2 carte, ma non possiamo effettuare la fase di battaglia. Troppi malus, mai visto nei tornei. Poi arriva Giara dei Desideri. E qui la situazione cambia. Banni 10 carte dalla cima del deck a faccia in giù e peschi 2. Quando uscì Desideri, la community si divise. C'era chi diceva è un suicidio, vai a bandire troppe carte importanti, e c'era chi diceva sarà la nuova Anfora dell'Avidità. Chi aveva ragione? I secondi, ovviamente. I fatti dimostrarono che era una carta dannatamente forte, in un gioco dove sono ammesse 3 copie delle stesse carte nei mazzi. Giara dei Desideri fu messa a 1 a un certo punto, e questo ci dice una cosa fondamentale: i giocatori sono disposti a rischiare prepotentemente il loro deck pur di pescare 2 carte. Questo è quanto vale il +1 netto di Anfora dell'Avidità. Immagina cosa succederebbe se ci fosse questa versione senza alcun costo. Negli anni ho letto migliaia di commenti stupidi. Il più comune è ma basta limitarlo a una volta per turno, oppure basta sbandirla, limitarla a 1 e limitare il potere a once per turn. Se proprio volete giocare questa carta a 1, andate a giocare nel retroformato GOT, dove avidità è limitata, e magari in questo modo capite se
È una carta che perde potenza oppure comunque fa i buchi? Noi vi possiamo aiutare perché su questo canale c'è un'intera playlist dedicata al retroformato che vi lascio nelle schede, così potete andare a vedere con i vostri occhi se Anfora dell'Avidità è un problema o meno. Il problema non è che lo giochi una volta, mettetevela via ragazzi, non si tratta di abusare. Si tratta che con una singola attivazione tu già hai rovinato la partita. Non ci credete? Nel 2019 arriva Giara della Prodigalità. Banni 3 o 6 carte random dall'extra deck e peschi 2 carte o una carta a seconda di quello che hai bandito. Funziona? Ma assolutamente, soprattutto nei mazzi che non utilizzano l'extra deck. Noi stessi la utilizziamo ancora oggi nel mazzo Kashtira Antometa, uno dei nostri deck fiori all'occhiello dall'Asso Corporation. E questo dimostra ancora una volta non solo che i giocatori sono disposti a sacrificare delle risorse per pescare, ma che pescare vale qualsiasi risorsa investita. Ovviamente tu potresti dirmi, va bene Anto, però al giorno d'oggi sono più importanti le carte che searchano, cioè che cercano, ti fanno aggiungere dal deck le carte che ti servono per le combo rispetto che alle carte di draw power, le carte che pescano. Con le carte che pescano tu non hai il controllo su quello che ti sta per arrivare in mano. Questo è vero, ma non dimentichiamo che a livello probabilistico le carte Anfora dell'Avidità ti portano probabilmente in mano le carte search, più soprattutto quelle carte come le hand trap oppure scontro ad armi pari, fulmine tempesta, queste carte qui che non puoi cercare praticamente in quasi nessun altro modo. Potremmo starne a parlare per ore e se volete degli approfondimenti, così come anche dei mazzi dove poter giocare Anfora dell'Avidità, magari giocati retroformant eccetera, vi invitiamo a entrare nel nostro servizio over di supporto per i duellanti. Trovate tutti i link sotto in descrizione o nel primo commento pinnato in alto, poi ci pensa il mio team. Con tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, Anfora dell'Avidità non tornerà mai. Mettetevi l'anima in pace. O meglio ancora, se tornasse sarebbe una mossa di marketing, non una mossa di game design. In 20 anni Konami non ha trovato alcun modo per bilanciare l'effetto di pescare 2 carte gratis. Questo la dice lunga su quanto sia rotta questa carta nella sua forma originale. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se lo sbannereste mai, andatelo a scrivere nei commenti, se questo video ti ha aperto gli occhi mettete un like, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina. Ciao, ci vediamo la prossima volta, stay over!